Hai mai notato quanto sia facile passare ore e ore a guardare video su YouTube, a scorrere i social o a giocare ai videogiochi, ma quando si tratta di studiare o lavorare, anche solo mezz'ora sembra un'eternità? È un'esperienza comune. Ti siedi alla scrivania, apri il libro, e dopo pochi minuti la tua mente comincia a vagare. Ti ritrovi a controllare il telefono solo per un secondo, e prima che te ne renda conto, sono passati 30 minuti. Perché succede questo? Perché riusciamo a concentrarci così facilmente su certe attività e facciamo tanta fatica con altre? Il segreto sta in una piccola molecola che il nostro cervello produce costantemente, la dopamina. Dopo questa premessa, voglio darti il benvenuto al nuovo episodio di Spirito Vincente, come ho ingannato il mio cervello per amare le cose difficili. Vorrei invitarti ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche, sarebbe un gesto davvero apprezzato. Immagina di avere davanti a te due opzioni. Leggere un libro difficile, pieno di concetti complessi. Guardare un video divertente su TikTok. Quale sceglieresti distinto? Probabilmente la seconda. E non è colpa tua, è semplicemente il modo in cui il nostro cervello è cablato. Le attività che richiedono sforzo e concentrazione spesso non offrono una gratificazione immediata. Al contrario, attività più semplici e stimolanti, come scrollare sui social o guardare una serie TV, danno al cervello una ricompensa istantanea. Il nostro cervello si è evoluto per cercare ricompense facili e veloci. Ai tempi dei nostri antenati, questo sistema era utile. Se trovavi del cibo o riuscivi a cacciare un animale, il tuo cervello ti ricompensava con una scarica di dopamina per incentivarti a ripetere quel comportamento. Ma nel mondo moderno, pieno di stimoli artificiali e immediati, questo sistema si è trasformato in una trappola. La dopamina è spesso definita la molecola del piacere, ma questa è un'interpretazione fuorviante. In realtà, la dopamina è più correttamente la molecola del desiderio e della motivazione. Quando il nostro cervello prevede che un'attività ci porterà piacere o soddisfazione, rilascia dopamina per spingerci a compierla. Più un'attività è associata a un rilascio elevato di dopamina, più la troviamo attraente e irresistibile. Ecco perché le persone diventano dipendenti dai social media, dai videogiochi o dal cibo spazzatura. Queste attività inondano il cervello di dopamina. Al contrario, attività più impegnative, come leggere, studiare o fare esercizio fisico, rilasciano meno dopamina nel breve termine, rendendole meno attraenti. Per comprendere meglio il ruolo della dopamina, gli scienziati hanno condotto esperimenti sui ratti. In un test, hanno posizionato dei ratti in una gabbia con una leva che, se premuta, stimolava artificialmente il rilascio di dopamina nel loro cervello. Il risultato? I ratti premevano la leva in modo compulsivo, ignorando completamente il cibo e l'acqua, fino a morire di fame. In un altro esperimento, i ricercatori hanno bloccato la produzione di dopamina nei ratti. In questo caso, gli animali diventavano completamente apatici, non avevano più alcuna motivazione, nemmeno per mangiare. Se gli veniva messo del cibo davanti, lo mangiavano, ma non facevano alcuno sforzo per cercarlo. Questo dimostra quanto sia cruciale la dopamina per la nostra motivazione e il nostro comportamento quotidiano. Ora, pensa alla tua routine quotidiana. Ti è mai capitato di prendere il telefono, per un attimo, e poi ritrovarti incastrato in un loop infinito di scroll? Hai mai procrastinato su un compito importante perché guardare Netflix era più allettante? Hai mai sentito che le cose che un tempo ti davano piacere ora sembrano noiose? Tutti questi fenomeni sono legati alla dopamina. Quando il cervello è abituato a ricevere scariche elevate e continue di dopamina, le attività normali diventano meno gratificanti. Questo è lo stesso principio alla base delle dipendenze. Quando il cervello riceve una quantità eccessiva di dopamina da una fonte esterna, si desensibilizza e inizia a cercare stimoli sempre più forti. Se senti che la tua capacità di concentrazione è diminuita o che le attività più importanti ti sembrano sempre più noiose, è probabile che il tuo cervello sia sovrastimolato. Per ripristinare un equilibrio sano, esiste una strategia chiamata digiuno da dopamina. Il digiuno da dopamina è una tecnica in cui si evita, per un certo periodo di tempo, qualsiasi attività che genera un rilascio elevato di dopamina. Questo aiuta il cervello a resettarsi e a riscoprire il piacere nelle attività più semplici. Ecco alcune attività che generano picchi elevati di dopamina e che si dovrebbero evitare durante il digiuno. Social media, videogiochi, TV e serie in binge watching, cibo o spazzatura, notifiche costanti e stimoli digitali. Invece, il digiuno da dopamina incoraggia attività più calme e meno stimolanti, come camminare nella natura, leggere un libro, scrivere su un diario, meditare, fare esercizio fisico. Dopo un giorno di digiuno, molte persone riferiscono di sentirsi più concentrate, più calme e di riuscire a trovare piacere in attività che prima sembravano noiose.
Non è necessario privarsi di tutto per un'intera giornata. Si può iniziare gradualmente. Scegli un'attività da eliminare per un giorno alla settimana. Ad esempio, niente social media per 24 ore. Riduci gradualmente l'uso di stimoli dopaminici. Per esempio, limita il tempo sui social media a 30 minuti al giorno. Sostituisci le attività dannose con alternative più sane. Se hai voglia di scrollare TikTok, prova a leggere un libro per 10 minuti prima. Col tempo, il tuo cervello si riadatterà e la tua capacità di concentrazione e motivazione migliorerà drasticamente. La dopamina gioca un ruolo essenziale nella nostra motivazione e nel nostro comportamento. Nel mondo moderno, siamo costantemente bombardati da stimoli che ci danno scariche di dopamina rapide ma insostenibili, rendendoci meno motivati nelle attività più importanti. Con il digiuno da dopamina, possiamo riprendere il controllo della nostra mente, migliorare la concentrazione e riscoprire il piacere nelle cose semplici. Se vuoi iniziare, perché non provi un giorno senza social media questa settimana? Potresti scoprire che la tua mente si sente più libera di quanto pensassi. Ed eccoci giunti alla fine del video, spero che sia stato di tuo interesse, grazie mille per la visione e spero di rivederti al prossimo video, ci conto.